Questo su un drone da 1000 euro è davvero inconcepibile. Ciao ragazzi, non so come iniziare questo video. Per la prima volta in oltre 10 anni di YouTube mi ritrovo senza parole, quindi sarò semplicemente sincero con voi, come lo sono sempre. E proprio per questo vi faccio vedere, prima di iniziare, una cosa. Guardate, questi sono tutti i miei appunti che ho raccolto negli ultimi 3 giorni di test di questo nuovo drone, del DJI Air 2S. Non sono più così sicuro di volervi dire quello che ho scritto lì sopra, in quanto più testo, più provo, più volo con questo DJI Air 2S, più mi rendo conto che questo non è altro che un drone riciclato. E da cosa me ne rendo conto? Beh, forse dalla scritta ADS-B, che no, non è stampata sulla plastica, ma è un semplice adesivo appiccicato malissimo, tra l'altro, guardate. Se ne viene con un dito. E questo su un drone da 1000 euro, secondo me, è imperdonabile. Me ne rendo conto forse dai bracci riciclati dal vecchio modello, che quasi mi fanno pensare che la S sia semplicemente appiccicata sopra, forse scritta a penna, ma in realtà no, dai, almeno questa è stampata. Me ne rendo conto forse dalla batteria, su cui DJI non ha avuto nemmeno la decenza di aggiornare il nome. C'è ancora scritto DJI Mavic Air 2. O forse dal suo radiocomando, che è lo stesso identico del modello precedente. Beh, dopotutto è impossibile pensare di potersi ritrovare un drone completamente nuovo tra le mani dopo appena 10 mesi di distanza rispetto al modello precedente, ma io ora mi chiedo perché DJI hai rilasciato un nuovo modello a meno di un anno di distanza dal precedente. Questa, a mio parere, è la più grande presa in giro, anche perché non stiamo parlando di prodotti da 20-30 euro, ma da 1000 e passa euro. Lui viene pompato tantissimo dalla casa madre per quanto riguarda l'Active Track 4.0 e vi basti guardare il suo trailer di presentazione per rendervene conto. Ma nonostante questo, e come vi ho mostrato nel mio video precedente e come è successo anche ad altri miei colleghi come Andrea Pinotti, che saluto, beh, questo drone ha ancora tanta strada da fare per quanto riguarda il Follow Me, l'inseguimento autonomo. Il suo concorrente diretto sotto questo aspetto, lo Skydio 2, nonostante abbia quasi 2 anni di vita sulle spalle, e si tratta di ere geologiche per quanto riguarda la tecnologia, è ancora anni luce avanti. E quindi è tutto da buttare? Beh, fortunatamente no, ma il mio consiglio è prendetelo come tale, non come verità assoluta. Se voi siete già in possesso di un DJI Mavic Air 2, quello uscito 10 mesi fa, o di un DJI Mavic 2 Pro e state pensando di acquistare un DJI Air 2S, beh, fermatevi e pensateci un attimo. E fatta questa premessa, addentriamoci più nel dettaglio per quanto riguarda il nuovo DJI Mavic Air 2S, anzi no, DJI Air 2S senza Mavic. Inizierei dal suo prezzo. Il DJI Air 2S costa 999 euro per quanto riguarda la versione base. La versione combo invece, comprendente batteria aggiuntiva, borse, eliche di ricambio, filtri e altri accessori, costa 1299 euro, quindi si tratta di un bel balzo in avanti per quanto riguarda il prezzo rispetto al precedente modello. Ma se io volessi volare legalmente con il DJI Air 2S, cosa dovrei fare? Beh, qui veniamo ad un altro aspetto critico per quanto riguarda questo nuovo drone. È davvero molto emblematico, a cui io non riesco a darmi davvero nessuna risposta. Come sapete, per utilizzare droni sopra i 500 grammi, quindi che rientrano nella terza fascia, come lui che ne pesa poco meno di 600, con il DJI Air 2S non possiamo volare in ambito urbano, nonostante il conseguimento del classico patentino che è obbligatorio per poterci volare legalmente, e inoltre è necessaria l'assicurazione e il QR code operatore da appiccicare qui sopra, ma queste ultime cose sono obbligatorie su qualsiasi drone non giocattolo e dotato di
fotocamera. Ma il suo peso elevato, sopra i 500 grammi, e la totale mancanza delle nuove marcature, relegheranno questo drone entro un paio d'anni a poter volare, facciamola semplice, solo sui campi di patate. Ma considerando le ultime scelte di marketing della DJI, non credo che questo sia un grosso problema. Penso che entro un paio d'anni saremo già arrivati al DJI Air 4, forse 5. Ok, immagino che dopo questo video DJI non mi invierà mai più nessun altro prodotto da recensire nella vita. Vabbè, sto scherzando in quanto questo l'ho acquistato con i miei soldi, ma lo sapete bene amici, io dico sempre quello che penso. Ma torniamo al drone che è meglio. La sua novità più importante ed eclatante è sicuramente il nuovo sensore da 1 pollice. Eccolo qui, con il suo classico gimbal meccanico a 3 assi. Da 20 megapixel contro i 48 del DJI Air 2, quindi un piccolo passo indietro che però viene compensato per quanto riguarda il bitrate di 150 megabit per secondo, niente male. E la sua risoluzione massima arriva al 5.4K a 30 fps e questa risoluzione non è tanto pensata per guardarsi i suoi video su monitor sopra il 4K, che diciamoci la verità sono pochissimi ad oggi, ma è pensata per essere croppabile in post-produzione, ovvero la possibilità di zoomare su dettagli nell'immagine senza perdere troppo di qualità e sgranare l'immagine, cosa che invece succederebbe con un 4K classico. Il sensore più grande permette di catturare una maggior quantità di luce e questo si traduce in riprese in condizioni particolari, magari al crepuscolo o con poca luminosità ambientale, di maggiore qualità. Anche se non è totalmente vero amici, perché come state vedendo in queste immagini ho già testato il DJI Air 2S in condizioni estreme e diciamo che il DJI Mavic 2 Pro e il Phantom 4, che anche loro sono dotati di un sensore da 1 pollice, fanno meglio in queste condizioni. A mio parere è dovuto al diaframma non regolabile del DJI Air 2S, questa è una grave mancanza. E non a caso DJI nella versione combo ha inserito una scatola di filtri che riescono a sopperire alla mancanza del diaframma regolabile. La batteria è la stessa del modello precedente come vi ho mostrato poco fa, quindi qui c'è poco da discutere, però la sua autonomia è inferiore di ben 3 minuti, 31 minuti sul DJI Air 2S contro i 34 del precedente modello. Forse sono dovuti alla presenza del nuovo ADS-B o forse sono i 2 nuovi sensori anticollisione superiori o magari il peso superiore. E sono proprio i 2 sensori superiori, a mio parere esteticamente orribili, sembra quasi una Fiat Multipla, il punto di forza dell'Active Track 4.0 del DJI Air 2S. Dovrebbero permettere, abbinati ai sensori posteriori, sensori inferiori, di evitare una maggiore quantità di ostacoli, ma come vi ho mostrato a inizio video non è sempre così, in quanto mancano totalmente dei sensori anticollisione laterali. E inoltre continuo a sostenere che la tecnologia che DJI utilizza sui suoi sensori anticollisione sia abbastanza antiquata, in quanto si tratta semplicemente di 2 semplici telecamere stereo che riescono a riprodurre un ambiente tridimensionale, quindi a evitare, o meglio ad identificare e ad evitare degli ostacoli. Mancano totalmente dei sensori più avanzati come sensori laser magari, o sensori che permettano di mappare realmente l'ambiente circostante, come fa ad esempio lo Skydio 2. Troviamo 4 bei motori brushless che garantiscono una buona resistenza al vento. Per quanto riguarda invece le eliche, io credo siano le stesse del precedente modello, ma colorate di arancione. Anche qui è presente un power LED inferiore, molto utile quando stiamo rientrando a casa con il drone e vogliamo illuminare la base di atterraggio per permettere un atterraggio di precisione. Non manca ovviamente la VPU, sonar, GPS GLONASS integrato e il nuovo OcuSync 3.0 che dovrebbe permettere, e questo lo verificheremo tra qualche giorno e quando uscirà troverete il link nella scheda qui in alto a destra, una distanza massima di 12 km in FCC
e 8 km qui in Europa in CE Mode. Sarà vero? Per quanto riguarda invece la qualità in volo, beh, è il solito super drone della DJI, almeno sotto questo aspetto. È super stabile in volo, anche con vento e raffiche sostenute, il GPS integrato prende subito i satelliti, funziona molto bene anche nel ritorno rientro a casa automatico, quindi non c'è davvero nulla da dire sotto questo aspetto. Un drone che vola benissimo e che dà tanta sicurezza, ma per quanto riguarda, lo ripeto, l'Active Track, non fateci troppo affidamento, specialmente se vi fate seguire lateralmente dal drone, in quanto lui non è dotato di sensori anticollisione laterali. La qualità di foto e video catturati da questo sensore con una buona illuminazione ambientale, beh, è decisamente buona. E se ora vi steste chiedendo cos'è la DSB di cui vi ho parlato ad inizio video, beh, è un sistema di tracciamento che ci permette di vedere in tempo reale sulla minimappa GPS dell'applicazione se nell'area circostante sono presenti o meno altri droni, aerei, elicotteri, velivoli, insomma con lo stesso sistema ADS-B. È molto utile, ma vale anche al contrario, quindi state molto attenti a dove volate. E se non vi ho ancora parlato del suo radiocomando è perché, come vi ho già detto, è lo stesso identico radiocomando del modello precedente, senza nessuna modifica. Quindi grande ma ergonomico, si tiene bene in mano. Per quanto riguarda invece la sua applicazione, si tratta purtroppo sempre della DJI Fly. Purtroppo, perché io continuo a considerarla una DJI Go 4 molto castrata, con pochissime impostazioni e un'interfaccia molto spartana. Non capirò mai perché DJI ha abbandonato l'ottima DJI Go 4 per questa DJI Fly che sembra un'applicazione per droni a basso costo. In conclusione ragazzi, il DJI Air 2S è un drone che vola benissimo e restituisce tanta sicurezza in volo, a patto però di non affidarsi troppo alle funzionalità di volo autonome come l'Active Track, che per assurdo funzionano meglio su modelli più vecchi come il DJI Mavic 2 Pro. E ora voi potrete dire magari: Michele, si tratta di un drone ancora acerbo da aggiornare, e sicuramente è vero, arriveranno aggiornamenti che miglioreranno l'Active Track e tutto il resto, ma io sostengo ancora una volta che rilasciare un nuovo drone a 10 mesi circa di distanza rispetto al precedente modello significa superare quella che è la più importante fase durante la progettazione di un dispositivo elettronico, ovvero la fase di test interno, in cui si verifica cosa funziona, cosa non funziona e si sistema, evitando di far fare a noi acquirenti, che non spendiamo 2 euro ma ne spendiamo 1000 e passa, dei beta tester. E questo è il motivo principale per cui ritengo il DJI Air 2S, nonostante le indubbie qualità di volo e qualità fotografiche, nonostante qualche limite, un drone che in realtà è la più grande presa in giro della casa cinese DJI, appunto, nei confronti di noi acquirenti. Ve lo consiglio? Beh, se avete 1000 euro da spendere per un drone e in casa non avete già un DJI Mavic Air 2 o un DJI Mavic 2 Pro, beh, lui è una valida scelta. Ma se avete già i due droni che vi ho già citato, io ci penserei un attimo. Che poi ci stavo pensando giusto ora tenendolo in mano, amici, ma il sensore da 1 pollice è già presente sui droni DJI dai tempi del Phantom 4. I sensori anticollisione superiori sono già presenti dal DJI Mavic 2 Pro, quindi quali sono le reali novità apportate da questo DJI Air 2S? La risoluzione più alta? Non so fino a quanto possa essere utile. L'OcuSync 3.0, beh, qui da noi è praticamente inutilizzabile, lo sapete, quindi cosa resta? Manca qualcosa che faccia dire: cavolo, questa è una caratteristica unica del DJI Air 2S che non trovo su nessun altro drone. Quindi ragazzi, queste sono le mie personalissime considerazioni in merito al nuovo DJI Air 2S. È vero, sono stato molto critico, ma sono stato anche onesto verso di me e verso di voi. Parliamoci chiaro, lui non è assolutamente un drone sconsigliato, ma io da DJI mi aspetto molto di più.
Quindi DJI, datti da fare. E detto questo amici, ora voglio sapere la vostra opinione. Cosa ne pensate del DJI Air 2S? Vi piace? Non vi piace? Lo acquistereste oppure no? Avete già un DJI Mavic Air 2 e intendete acquistarlo oppure passerete oltre? Beh, parliamone qui sotto nei commenti. Se avete dubbi o domande, non esitate a chiedere. Io sono come sempre a vostra totale disposizione. E se questo video almeno un pochino così vi è piaciuto, beh, potete supportarmi molto semplicemente lasciandomi un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. È tutto completamente gratuito. Ora, io auguro buon volo a tutti con qualsiasi drone voi abbiate tra le mani, l'importante è volare e divertirsi, ma sempre in sicurezza volando con la testa, e vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicts2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!